In inverno le basse temperature, il vento, la pioggia, le nebbie certo non incoraggiano a pedalare, ma se vogliamo mantenerci in forma dobbiamo combattere contro il divano di casa, trovare una valida motivazione, qualcosa che ci incuriosisca, che ci dia quella carica in più per spingerci ad uscire e vincere il freddo. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Grazie a tutti quanti quelli che mi hanno scritto per sapere come sto. E in effetti negli ultimi 2 mesi sono stato un po' latitante con la pubblicazione di nuovi video nel mio canale, ma perché sono stato molto occupato con il lavoro e quelle poche volte che riuscivo ad uscire c'era un tempo pessimo con nebbia e le immagini risultavano veramente grigie, quindi dicevano veramente poco. E nel mio mondo c'è un modo di dire che si dice: quando si ha poco da dire è meglio tacere, e quelle immagini, vi assicuro, erano veramente grigie, e quindi ho fatto solo alcuni allenamenti tanto per tenermi un po' in forma, ma niente di più. Ma oggi vi porto in un posto incredibile. Sono a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, sulla sponda lombarda del lago di Garda. Manerba del Garda è molto facile da raggiungere, non siamo lontani da Desenzano in direzione di Salò. Tutta quest'area è evocata al turismo con borghi e castelli magnifici, e le sue colline valtenesi di origine morenica sono famose per l'olio e i vini DOC. Anche il suo parco è un vero e proprio museo a cielo aperto con numerosi sentieri che conducono ai resti archeologici della Rocca di Manerba. Pensate che le spiagge qui di Manerba sono lunghe 11 km a disposizione dei turisti. Ma il motivo che mi ha spinto a venire fino a qui con la mia e-bike è un altro. Sono curioso di vedere con i miei occhi uno spettacolo più unico che raro. Ed eccomi arrivato a Punta Belvedere, e dietro di me potete scorgere la piccola isola di San Biagio, che in questo periodo, come potete vedere, è raggiungibile a piedi. Manerba è una delle mete più visitate del lago di Garda, anche grazie alla presenza della famosa isola di San Biagio, normalmente conosciuta come Isola dei Conigli, che in questo periodo sta regalando uno spettacolo unico e allo stesso tempo preoccupante. A causa della forte siccità di questi ultimi mesi, infatti, l'isola è raggiungibile a piedi. L'istmo che la collega alla riva è completamente emerso e non si ricorda una situazione uguale negli ultimi 30 anni. Anche in passato il livello dell'acqua molto bassa dava questa possibilità, ma con l'acqua che arrivava alle cosce o alle ginocchia, e soprattutto in luglio-agosto, non certo nel mese di febbraio. L'isola di San Biagio, detta l'isola dei conigli, come suggerisce il nome, è abitata solo da numerosi coniglietti in libertà, ormai abituati alla compagnia degli umani. E c'è anche un piccolo chiosco estivo che, per la straordinaria affluenza di turisti, ha riaperto con qualche mese di anticipo. All'isola di San Biagio ci si rende veramente conto della portata di questa eccezionale siccità. Anche se lo spettacolo è veramente incredibile, la preoccupazione è tanta. Ciao Daniele! Ciao Ivan, tutto a posto? Tutto bene? Sì dai, io tutto bene. Spiegami cosa sta succedendo in questa piccola isola dei conigli. Allora, sta succedendo che l'acqua è molto bassa per il periodo di febbraio, solitamente raggiunge questi livelli soltanto a luglio-agosto. E è critico perché non è una cosa normale. Sicuramente fa bene per il turismo perché porta gente che non è mai venuta all'isola dei Conigli, all'isola di San Biagio, però purtroppo ci aspettiamo un'estate non troppo simpatica, ecco. Questa situazione l'avete già vissuta anni fa? Sì, l'abbiamo vissuta nel 2003 e nel 2013, a cadenza circa decennale capita,
La cosa anomala che solitamente capita però naturalmente a luglio e agosto, comunque nel periodo estivo. Essendo a febbraio con l'acqua così bassa è critico perché probabilmente quando sarà luglio-agosto di quest'anno l'acqua sarà veramente poca. Io da gestore del ristorante San Biagio, Belvedere, chiosco dell'Isola dei Conigli sono fiducioso, mi auguro che la gente venga, anche se è da prendere con le molle questa situazione qua, perché naturalmente facilita l'accesso a piedi, ma naturalmente tutti i nostri turisti, soprattutto la parte tedesca, olandese che viene con le barche, non potrà attraccare sicuramente ai porti normalmente, perché l'acqua è veramente bassa e vediamo e speriamo che si possa risolvere la situazione qua. Bene, Daniele, okay. Grazie e buon ciao, lavoro, Ivan, perché questi sono giorni caldissimi. Ah beh, sì. Ciao Ivan, grazie. Ciao. Una situazione che fa riflettere, fa pensare ai tanti sprechi d'acqua dei nostri acquedotti e alla scarsità di invasi e bacini per la raccolta, che potrebbero aiutare nel periodo estivo. Ovviamente tutti qui sperano in una primavera particolarmente piovosa, così che questo possa rimanere solo un evento straordinario. Bene, io mi fermo qui, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale.